Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. Per la chiacchierata di oggi vorrei parlarvi dei libri che ho letto quest'anno. Vorrei fare un riepilogo di tutti i romanzi italiani che ho letto durante l'anno. Chi segue i miei vlog saprà già forse quali sono tutti i libri che ho letto, perché mi piace inserire una rubrica letteraria all'interno dei vlog. Però siccome comunque sono vlog spalmati durante tutto l'anno che sta per concludersi, magari può essere divertente rivedere quali libri vi ho consigliato. Non ve li ho consigliati sempre in realtà, ma è carino rivedere di quali libri vi ho parlato durante l'anno. E poi ovviamente se non guardate i miei vlog, tanto meglio per questo video, così saranno tutte informazioni nuove. In questo video vi parlerò sia dei libri che ho iniziato a leggere e che ho finito e che mi sono piaciuti, ma anche dei libri che ho iniziato a leggere e che ho lasciato a metà, che non ho finito. E insomma, mi perderò in chiacchiere su questo tema, quindi vi dirò le cose man mano che mi vengono in mente. Prima che mi scordi, però, vorrei iniziare da 3 libri che non trovo in questo momento. 2 sicuramente li ho prestati, il terzo non so dove sia andato a finire. Comunque, questi 3 libri sono Mio fratello rincorre i dinosauri, L'Arminuta e Le cose che ci salvano. Se dovessi fare una classifica tenendo in considerazione solo questi 3 romanzi, al terzo posto metterei Le cose che ci salvano di Lorenza Gentile, al secondo posto metterei Mio fratello rincorre i dinosauri di Giacomo Mazzariol e al primo posto metterei L'Arminuta di Donatella di Pietrantonio, perché tra questi 3 è quello che mi è piaciuto di più ed è anche uno dei romanzi che ho letto quest'anno che mi è piaciuto di più, anche mettendolo a confronto con gli altri romanzi di cui vi parlerò a breve. Allora, molto brevemente, di che cosa parla L'Arminuta? La storia è ambientata in Abruzzo e la protagonista è una tredicenne, una bambina di 13 anni che scopre che la famiglia con cui è cresciuta fino a quel momento non è la sua vera famiglia, quindi non sono i suoi veri genitori, e lo scopre perché queste 2 persone la rimandano nella sua famiglia di origine e quindi scopre di essere originaria di una famiglia abbastanza povera. È un romanzo, non voglio dire triste, però molto reale, a tratti è un po' crudo. Diciamo che ha smosso in me delle emozioni forti e se doveste scegliere anche solo uno tra questi libri vi consiglierei di leggere assolutamente L'Arminuta. So che ancora siamo all'inizio, non ho parlato di tutti gli altri, però prendete questo consiglio già così all'inizio del video. Invece Mio fratello rincorre i dinosauri parla di un ragazzo che scopre che il suo fratellino che è in arrivo ha la sindrome di Down e quindi il libro racconta l'esperienza in prima persona di questo ragazzo che si trova ad affrontare questa cosa nella sua vita. E la cosa interessante è che l'autore del libro è il protagonista, quindi è un'autobiografia, se vogliamo. Però la cosa che mi è piaciuta molto è il tono con cui la storia è raccontata. Il tono è sempre molto ironico, allegro, leggero, a tratti divertente, anche se il tema del libro non è leggero, nel senso parla di una tematica importante. Nonostante ciò, l'autore trasporta il lettore nella sua vita, però con simpatia, con leggerezza, e quindi va a suscitare proprio questo elemento di curiosità nel lettore. Invece il terzo libro di questa prima parte, Le cose che ci salvano, parla di questa trentenne che si chiama Gea, che vive a Milano e il suo lavoro è quello di aggiusta tutto in qualche modo, quindi aggiusta ciò che si rompe e riusa e ricicla tutto in sostanza. Nel corso del libro il suo obiettivo è quello di salvare un negozio di antichità
con cui andava da piccola con la nonna, dalla vendita a persone che non ne salveranno l'essenza. E quindi diciamo tutto il libro si sviluppa su questo punto, salvaguardare le cose che ci fanno stare bene, in sostanza, senza andare dietro al guadagno e al consumo a tutti i costi. Benissimo, adesso possiamo parlare dei libri che ho qui, così ve li posso far vedere. Allora, da quale iniziamo? Va bene, iniziamo da questo qua. Allora, che è della stessa autrice, tra l'altro, sempre di Lorenza Gentile. La felicità è una storia semplice. Questo è un libro, secondo me, carino, però, come posso dire, non mi ha entusiasmato tantissimo perché la trama, come dire, è un po' scontata. La storia è leggermente scontata. Quindi sì, però la reputo una lettura abbastanza facile per chi magari si vuole approcciare alla lettura in italiano, perché appunto la trama non è molto complicata e è molto lineare e quindi questo aiuta molto la comprensione e la lettura della lingua scritta. Però in sostanza il protagonista di questo libro è un 46enne che vive a Londra, è senza lavoro da 6 mesi e quindi si ritrova a tornare in Italia per aiutare la nonna in una faccenda e si ritrova appunto a fare questo giro d'Italia in varie tappe e a riscoprire se stesso, sostanzialmente, a scoprire qual è la sua felicità. Poi il libro successivo è questo qui. Non ve li sto facendo vedere in ordine di come li ho letti, ma semplicemente nell'ordine in cui li ho trovati adesso a casa per fare questo video. Poi il romanzo seguente è La disperata ricerca d'amore di un povero idiota di Piff. Allora, questo è divertente, è una lettura leggera, molto leggera, però divertente. Il protagonista è questo uomo che praticamente vuole trovare la sua anima gemella a tutti i costi e si affida ad una app di incontri, non rendendosi conto all'inizio che in realtà la sua anima gemella lui l'avrebbe già trovata, no? La cosa che mi è piaciuta è stato il finale non scontato, perché appunto io avevo in mente che andasse a finire in un modo, però in realtà non finisce come pensavo e quindi questo mi ha sorpreso. Poi un altro libro che ho letto è L'incontro di Michela Murgia. Mi è piaciuto molto. Il protagonista di questo romanzo è Maurizio, che è un bambino e praticamente si racconta della sua estate in un paesino in Sardegna. E però succede qualcosa di dirompente nel paesino, cioè che viene spaccato in due dalla creazione di una nuova parrocchia e quindi si creano degli schieramenti e i suoi migliori amici con cui passa le estati si ritrovano a far parte dell'altro schieramento per come è stato diviso il paesino e quindi da lì nascono, diciamo, delle vicende, no? Ed è anche una lettura molto, molto coinvolgente, molto scorrevole e ve lo consiglio perché secondo me dà, come dire, un'immagine, no? È uno spaccato di vita, di un momento preciso nella nostra vita o quello che è stato nelle nostre vite. Anche mi ricordo quando andavo in vacanza dai nonni e ci trascorrevo le estati intere, anche 2 mesi, 3 mesi, tutta l'estate, non dovevo andare a scuola, quindi passavo tutte le estati appunto con i miei nonni, non a Roma ma nelle Marche nel mio caso, e quindi mi sono un po' ritrovata nel protagonista. Poi della stessa autrice, Accabadora. Questo devo dire mi è piaciuto tantissimo per come è scritto e per la storia, perché praticamente Maria e zia Bonaria vivono come mamma e figlia, ma la loro intesa è il valore speciale delle cose che si sono scelte e infatti zia Bonaria non è veramente la madre di Maria. Ma siccome la madre di Maria era troppo povera e non poteva badare a tutti i figli che aveva, decise di appunto mandare questa sua figlia Maria con zia Bonaria, che era la vecchia sarta del paese. Però ciò che Maria non sapeva è che Bonaria non era solamente la sarta del paese, ma era anche l'accabadora. L'accabadora è una figura della tradizione sarda
che praticamente pone fine alla vita dei malati sofferenti, perché appunto non soffrano più. È un romanzo che ti fa riflettere su varie cose. Mi piace molto quest'ultima frase qui: imparare l'umiltà di accogliere sia la vita sia la morte. Perché, come dire, ho come la sensazione che nella società di oggi la morte sia qualcosa di cui non si parla mai veramente, come accettazione, in termini dell'accettazione, cioè non si accetta mai e si cerca di allontanarla sempre di più, anche se si pensa solamente a tutte le cose che si fanno per cercare di rimanere giovani, eccetera, eccetera. Però sì, mi è piaciuto molto. Poi il prossimo romanzo è questo, Italo Calvino, Gli amori difficili. Allora, questo in realtà è una raccolta di racconti, quindi ho sbagliato, non è un romanzo, è una raccolta di racconti e questi racconti si possono leggere in ordine sparso. Devo essere sincera, non li ho letti proprio tutti, però uno che mi ha colpito particolarmente è L'avventura di un fotografo. Perché mi ricordo che nel vlog in cui ho parlato di questo libro avevo letto un estratto di quel racconto in cui appunto c'era una descrizione estremamente accurata di alcune dinamiche che viviamo anche noi oggi. Più che altro mi ha colpito l'accuratezza, perché la prima edizione di questa raccolta risale al 1993. Brevemente ve la voglio rileggere perché secondo me è uno spunto di riflessione interessante. Il passo tra la realtà che viene fotografata in quanto ci appare bella e la realtà che ci appare bella in quanto è stata fotografata è brevissimo. Se fotografate Pierluca mentre fa il castello di sabbia, non c'è ragione di non fotografarlo mentre piange perché il castello è crollato, e poi mentre la bambinaia lo consola facendogli trovare in mezzo alla sabbia un guscio di conchiglia. Basta che cominciate a dire di qualcosa. Ah, che bello! Bisognerebbe proprio fotografarlo. E già siete sul terreno di chi pensa che tutto ciò che non è fotografato è perduto, che è come se non fosse esistito e che quindi per vivere veramente bisogna fotografare quanto più si può. E per fotografare quanto più si può bisogna o vivere in modo quanto più fotografabile possibile, oppure considerare fotografabile ogni momento della propria vita. La prima via porta alla stupidità, la seconda alla pazzia. Ogni volta che lo rileggo mi dà veramente i brividi. Poi, il romanzo successivo è questo, Ci sono mani che odorano di buono, di Sara Gambazza. Questo è un romanzo, parla di vari personaggi, quindi nella storia si intrecciano varie sottostorie che però poi si uniscono alla fine, perché i personaggi che noi inizialmente conosciamo in due situazioni separate, alla fine capiamo che in realtà sono interconnessi tra di loro e questi personaggi sono sostanzialmente degli emarginati che vivono nella periferia di una città e che vivono una vita piena di difficoltà e di negatività in un certo senso, però nonostante ciò riescono ad andare avanti e a farsi forza l'un l'altro. L'ho trovato bello, l'ho trovato molto bello e all'inizio non ero convinta, però poi mi ha appassionato. L'amore non lo vede nessuno di Giovanni Grasso. Devo dire che questo libro mi ha leggermente deluso. Speravo fosse un po' diverso, però tutta la storia ruota intorno agli incontri che la protagonista organizza con l'amante della sorella che è morta in un incidente stradale. Solo che lei non sapeva che sua sorella avesse questo amante, no? E quindi quest'uomo le promette di svelarle determinate cose a patto che però lei non cerchi di scoprire la sua identità. E quindi loro si incontrano con cadenza settimanale, ad un certo punto però le cose vanno un po' a rotoli, quindi lei scopre l'identità di questa persona e niente, non vi dico come continua perché altrimenti vi racconto troppo e poi sarebbe inutile.
Poi abbiamo L'età fragile di Donatella Di Pietrantonio. È stato il primo libro che ho letto di questa autrice e che poi mi ha spinto a leggere anche L'Arminuta. Mi è piaciuto molto, devo dire. Anche questo è ambientato in Abruzzo, perché tutti i libri di questa autrice sono ambientati in Abruzzo. La protagonista è una donna che comincia a vedere sua figlia comportarsi in modo strano e quindi si preoccupa molto e comincia a rivivere dei momenti della propria adolescenza che sono stati abbastanza traumatici. E questi eventi traumatici della sua infanzia riguardavano appunto la sua migliore amica all'epoca che scomparve per un periodo e quindi questo la porta a fare un parallelo con sua figlia che appunto è cambiata, la vede un po' strana, la vede un po' diversa dal solito e quindi teme che le sia successo qualcosa di simile come successe alla sua migliore amica quando erano adolescenti. C'è questo parallelo. Poi mi piace anche molto come scrive l'autrice, molto diretta, non ci sono parole inutili per allungare il brodo, cioè ti dico quello che ti devo dire, te lo scrivo come te lo devo scrivere, in maniera puntuale, precisa, dettagliata, ma non superflua. E poi infine questo è l'unico vero giallo che ho letto quest'anno. Che strano a ripensarci, perché io adoro i gialli, però effettivamente quest'anno sono stata attratta da altri tipi di romanzi, da altri generi. Questa è una raccolta di 2 romanzi, però io ho letto solamente il primo, Le inchieste degli insospettabili. Sostanzialmente la protagonista è un'investigatrice che ha questa abilità di parlare con gli animali e con le piante, quindi grazie ad essi risolve i misteri perché può raccogliere informazioni a cui gli altri non avranno mai accesso, ovviamente. E mi è piaciuto, l'ho trovato carino, però forse mi aspettavo qualcosa di più. Non lo so. E adesso veniamo ai libri che ho iniziato ma che non sono riuscita a finire, nel senso che leggendoli, cioè andando avanti, non mi hanno invogliato a proseguire e quindi li ho lasciati sul comodino. Allora, il primo è questo, Confidenza di Domenico Starnone. Questa è la seconda volta che provo a leggere un libro di quest'autore e non lo so, c'è qualcosa che non mi piace. Un altro libro che ho iniziato ma che non ho finito perché proprio non mi ha invogliato a continuare è questo, Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio di Amara Lacus. Non lo so, ci riproverò con questo, ci riproverò anche con questo libro qui perché non mi voglio arrendere, anche perché ho letto recensioni positive su questi romanzi, quindi. E a sorpresissima, un libro che non mi ha invogliato a continuare è questo, Borgo Sud di Donatella Di Pietrantonio. Ci sono 2 libri suoi in questo video che mi sono piaciuti molto, molto. Eppure, questo no. Ma ci riproverò anche con questo. Questo è tutto per la chiacchierata di oggi. Fatemi sapere nei commenti qui sotto quali sono i libri che avete letto quest'anno e quali vi sono piaciuti di più, qual è stato il vostro libro preferito del 2024. Io vi ringrazio come sempre per aver guardato anche questo video e noi ci vediamo nel prossimo. A presto, ciao!